Welcome, welcome. Buonasera, ciao, ciao tesoro. Oh, Ce ciao, l'abbiamo fatta. Moonchild. Ce Ciao, l'abbiamo buon... fatta anche questa volta, nonostante la luna pesci e la luna rossa. Infatti stavo dicendo. Adesso divido anch'io. Ah, ciao. Opla. Ciao. Allora, Ciao tesoro. dov'è? Oh, Qui, ok. E anche qui. Voilà. Pronti? Ci siamo. sì, perché- Mm. Eccoci qua. Ciao Angela, ciao Elga, benvenute, benvenute, benvenuti a tutti. Ciao. Buona serata Buonasera. e buona onda della luna rossa. Entriamo in queste meravigliose acque e vicini a questa luna in pesce, tutto come dicevo è assolutamente sincronico, usciti da una onda bella ricca. Com'è andata Abbastanza. Donato? L'onda Abbastanza. scorsa? È stato come varcare l'Everest per me. No, guarda, veramente, cioè, tu poi lo sai, ma come sono io, ma ho dovuto veramente affrontare delle prove fortissimissimissime e questo guerriero doveva mettermi alla prova e così è stato e l'ho Guarda, superato. chiedeva verità, seguire la nostra verità, no? Esatto, esatto. E Darci di comunque, noi, ritornare proprio con l'essenza, sfogliare e andare avanti con quella spada. Quindi sì, sì, tante ce l'ho cose fatta, ce l'ho fatta importanti. varcare tutto quanto, ma insomma adesso sì, è un po' il corpo è un po' ammaccato, ma insomma Vabbè, procediamo e adesso poi entro questa chiaramente nella mia onda natale. onda, questa onda che veramente ci richiede, ovviamente l'anno scorso era l'anno della luna rossa, no? Mm. E ci richiede proprio di portare quelle grandi emozioni in guarigione, no? Di lasciare andare proprio tutte quelle emozioni che stiamo trattenendo, che continuiamo in questi giorni a intestardirci, a volere le cose come vogliamo, invece è il momento proprio di affidarsi e di lasciare quelle acque ci purificano, ci rigenerino. Io oggi, mentre attraversavo il Nilo, che sono andata in Istra, sapete che io abito a Luxor, in Egitto, era proprio meraviglioso, sentivo proprio questa profondità di queste acque, sapete che il Nilo è un grande armonizzatore e mi sono proprio goduta questo momento in cui stavo aspettando che la barca attraversasse mentre mi venivano a prendere ed è stato proprio un momento per cui io ho proprio sentito le acque come se fossero dentro, no? Quindi è stato proprio molto profondo e molto bello. Ora c'è una luna meravigliosa sopra, qui sopra la mia casettina, Ah, che bello. potentissima e grandissima, Qua non si e, vede. e si prepara per stanotte, quindi direi che tutto è assolutamente meraviglioso. Entriamo
e lasciamoci portare in questa purificazione e rigenerazione, perché è poi una grande guarigione, no? Per cui dove entriamo. Fidiamoci di noi, continuiamo quel processo che il guerriero ha aperto, quel varco che il guerriero ha aperto, e lasciamo che queste acque possano ripulire quelle emozioni, poterle lasciare andare e riemergere come da quelle acque, no? In un modo completamente diverso, no? Bene, quindi entriamo nell'affermazione di oggi. Sapete che è il 209, la luna magnetica rossa, quindi vi leggo l'affermazione del giorno di oggi per entrare nell'energia della luna e vedere stasera, come vi ho detto nel post, vediamo che cosa ci deve dire questa luna rossa. Vediamo cosa dice. Io unifico per purificare, attraendo il flusso. Sigillo il processo delle acque universali con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi entriamo nel flusso di questa onda rossa. Vediamo un po' cosa ci deve raccontare, cosa ci vuole dire, no? Questa purificazione. Come se questa luna rossa ci chiedesse in un certo modo di accettare la vita, di sentire veramente quella rinascita, no? Dove tutti noi quando prima di nascere siamo assolutamente nelle acque, no? Dentro la pancia della nostra mamma e lasciamo quelle acque per uscire e accettare la vita. Quindi questa luna ci chiede oggi di accettare quella vita, accettare quel nutrimento, veramente sentirla dentro di noi, lasciare che veramente rigeneri, che ricompatti, che faccia ritornare tutte quelle emozioni insieme al nostro fisico che ci ha donato lui ha tantissimi dolori, no? Quante emozioni noi stiamo trattenendo e quando le viviamo, invece di lasciarle andare, fare un grande sorriso, accoglierle, anche di piangere, perché è lì che quelle lacrime aprono il canale, lasciamo veramente, liberiamo tutto ciò che abbiamo trattenuto e non ci siamo permessi che non pensavamo che non fosse per noi, pensavamo di non essere all'altezza, pensavamo che il nostro corpo non potesse seguirci, invece il nostro corpo può tantissimo. Fidiamoci di questa rinascita e poi proviamo a permetterci. Ciao Anna! E infatti questa luna ci dice proprio di tornare di guardarci e di cambiare opinione, guardarci bene chi siamo e capire veramente quali sono quelle qualità che noi portiamo nella nostra vita e che possiamo utilizzare veramente ogni giorno. Ci smettiamo un po' di doni, le cose. Cosa uso ogni giorno nella mia vita che mi serve per essere qui adesso e sentire tutto quello che la vita mi vuole fare sentire, senza rifiutarla, ma proprio facendo come quando lasciamo quel cane respiro e prendo quella vita. E lì in quel momento la luna vuole unire proprio quelle emozioni, tutto il resto di noi.
Eccoci. Allora, intanto la luna ci chiede di manifestare ciò che vogliamo portare nella nostra vita, come se, come se ci chiedesse una certa struttura per portare veramente tutto quello che abbiamo detto, tutto quel movimento delle acque che si sta creando dentro di noi, portarlo veramente qui, intorno a noi, manifestarlo con veramente anche la gioia, la leggerezza, no? Di quanto sia importante manifestarlo, però con una certa struttura, quindi seguendolo veramente da un amore che sia dato da una lealtà verso chi siamo, verso quello che vogliamo portare nelle nostre vite. Ci chiede di lasciare andare, di affidarci totalmente, affinché quella visione e tutte le nostre parti si possano veramente osservare una con l'altra, come se improvvisamente tutte le no, forse noi avessimo le nostre due parti che si guardano, però in mezzo c'è come, ok, lascio andare, mollo quella presa, perché le cose le voglio sempre come mi pare, le voglio sempre come le voglio io, e non mi rendo conto che dentro di me ci sono delle emozioni così profonde e così pure, mi viene da dire, pure come l'acqua, no? E che vanno portate fuori quasi con una certa regalità e un onorare veramente quello che porto fuori. E quindi proprio nel momento in cui mi affido, mi libero, allora le mie due parti possono colloquiare e le mie due parti possono insieme creare ciò che veramente io voglio portare nella mia vita, ciò che veramente per me ci sta, arriva. Provate a lasciare andare e lasciarvi cercare. Provate a smettere di imporre che le cose di voi se non arrivano le cose, siete disperati, ma lasciatevi lasciate che le cose arrivino a voi. Se non arrivano non sono per voi e quella cosa lì non è ancora pronta probabilmente, però può essere che ne arrivi un'altra che sia assolutamente perfetta. Ciao Eva, benvenuta. Assolutamente perfetta per voi. Quindi provate a lasciarle entrare, perché se rimanete così rigidi, voi bloccate quell'entrata e quelle emozioni vi strappano veramente il cuore, vi strappano il corpo, se non riuscite a fluire con quelle emozioni, a sentire anche quella cosa che è incomoda, mi fa sentire un attimo incomodo, però va bene, è mia. Forse mi devi dire qualcosa. Quindi lasciate che le due parti possano veramente colloquiare e lasciando andare, io mi ritengo libera di sentire dentro di me tutto questo. E qui c'è richiesto proprio un cambiamento, come se io in quel momento dovessi morire per rinascere, nel senso è finito quel ciclo. E con quelle acque pulisco, lascio andare quel ciclo perché devo prendere la vita che sta arrivando da un altro ciclo, da un rinnovamento veramente grande che quelle acque stanno portando dentro di me. La luna rossa non è così terribile come qualcuno è terrorizzato da questa luna rossa, è proprio una grande rigenerazione delle emozioni, una grande pulizia emozionale. Quindi quando abbiamo pulito un ciclo, lasciamolo andare e lasciamo che il nuovo entri dentro di noi e che possa portarci esattamente dove dobbiamo andare. Nella nostra strada noi siamo ciclici e dobbiamo salire, dobbiamo cambiare. E proprio che cosa ci chiede il coraggio di andare oltre e quel coraggio, se noi abbiamo quel coraggio di lasciare andare quelle acque e lasciare entrare quelle emozioni, anche se siamo spaventati da certe emozioni, si apriranno tantissime strade davanti a voi e voi potete prendere la strada che è per voi. Qualsiasi strada prenderete sarà giusta.
E allora lì inizierete sì una ricerca per andare un po' a con quel processo di quelle acque, a osservare che cosa sta arrivando per e che cos'è che si mostra davanti a me, che sta creando. C'è una creazione tramite le mie emozioni, tramite accettare questa vita, tramite il sentire dove sono, si stanno mostrando. E che cos'è? È che io credo in me, io sento qual è la mia verità e sono assolutamente qua con le mie emozioni, mi fido ciecamente di me, mi fido ciecamente. Io sono leale a chi è detto di me, a quello che sono oggi e porto quella persona che sono oggi qui nella mia vita e inizio a camminare con lei. Allora sì che si apre la strada. Sì che allora quel cammino che io stavo aspettando, che tanto spingevo a destra, a sinistra, invece quel cammino è lì, arriva per me ed è perfetto. Ed è esattamente come se io lo sognavo, anzi molto meglio, perché porta molte più cose di quante io non le immaginavo, non le sognavo, perché le sogniamo in piccolo, sogniamo in grande, apriamo. Le acque quando inondano tutto. Qui in Egitto loro inondano i campi, li lasciano con tutta l'acqua, enormi campi con tantissima acqua. Ed è pieno di ibis che vanno a mangiare, ed è meraviglioso. Quindi sogniamo in grande e si aprirà esattamente quello che è per voi e andiamo profondamente dentro l'essenza. Smettiamo di rimanere fuori, ho già visto abbastanza. No, perché quelle acque in questi 3 giorni della luna vogliono mostrarci qualcosa che teniamo proprio molto nascosto dentro, là in fondo. E vuole venire fuori tutte quelle emozioni e vogliono rimettersi in contatto con noi, con la vita, con la nostra vita. Ma perché? Perché dentro quelle acque in fondo c'è quel diamante, il nostro diamante, ed è quella guarigione che portiamo alla nostra anima. Allora sì, quella strada ci dirà esattamente dove dobbiamo essere. E guardate un po', normalmente riprendo soltanto una serie di carte, mentre ne è venuta una in più. E cosa dice l'ultima carta che mi è arrivata, l'ultimo oracolo? Ci sta dicendo: cambia il modo di sentirti, cambia il modo di osservarti, cambia il modo di osservare tutto quello che c'è intorno a te. Lascia che quelle acque arrivino, che ti rigenerano, che ti facciano rinascere affinché tu possa cambiare finalmente quel modo di guardarti che è tutto in piccolo e quindi lo ingrandisci. Quel modo di sentire quelle emozioni, sentile diversamente, lascia che quelle acque ti facciano rinascere e ti rigenerino per aprire un nuovo ciclo dove esattamente tu sarai dove devi essere, tu sarai nel tuo centro. Non avere paura di quelle emozioni. Le emozioni non fanno male. E smettiamo di difenderci da noi stessi. Accettiamoci come siamo, perché siamo veramente meravigliosi. Bene, questo era il messaggino della Luna Rossa e adesso andiamo a vedere quali sono gli aiuti. Esatto, grazie Eva, come sempre, grazie Eva, ti abbraccio forte, forte, prima o poi ci abbracceremo dal vivo, e esattamente così, la nostra essenza, la nostra diamante che abbiamo dentro, ci dobbiamo permettere di poter sognare in grande, in abbondanza, ricordate queste acque inondano tutto in abbondanza, quindi lasciamo che tutto questo possa entrare dentro di noi.
non ne abbiamo paura. Ciao Sonia, e guardate un po', e infatti vedete, grandi misteri, dove c'è la meravigliosa dea Isis con la sorella Neftis, che creano come un ponte di protezione. E guardate un po', ho parlato dell'Ibis, guardate un po' cosa c'è su questa carta qua. C'è l'Ibis che vola, non so se riuscite a vederlo, è proprio verso il sole, a metà tra il sole e la luna, no? Proprio quelle emozioni che ci portano proprio in contatto con chi siamo e ci portano profondamente, no? E la grande madre Nummut, la grande generazione, quindi meravigliosa questa carta, quindi importantissimo quello che si sta dicendo, che tutti sono presenti per aiutarci a fare questo movimento di accettarci, no? Quanto è difficile accettarci, la cosa più difficile. Siamo sempre fuori che accettiamo gli altri, ma noi non ci vediamo mai, no? Invece pensate quando siamo belli e che in fondo a noi c'è proprio, guardate, c'è meraviglia, guardate le carte che sono della Luna, onorarci, onorare proprio quella meraviglioso essere che siamo, quella rinascita che la Luna ci porta a ricreare e a sentire esattamente chi siamo. Quindi onoratevi, 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 fate qualcosa per onorarvi e amatevi tanto, tanto, tanto. Ora vi leggo il meraviglioso poema che è Io sono la guaritrice, codificata dalla luna rossa. Il mio numero è il 9, il potere del tempo, destino e dei cicli della vita. Da dentro le acque viventi io emergo con il flusso universale, purificando tutto dentro la mia sacra corrente e innalzando la vibrazione in ogni regno della natura. Io sono l'armonia della totalità e la rigenerazione della vita. Io sono fluida e fluente, una con le fasi della luna. Io sono la regina dell'acqua nutrice di vita. Io sono la pioggia e la corrente, mentre fluisce nutrendo le piante e le erbe fiorenti. Nella mia sacra corrente giace la familiarità del tutto. Io sono incoronata dallo splendore ristorativo delle foglie, radici, semi e fiori. La supremazia della mente divina, conoscere me e del mio infinito potere di guarigione e mettere da parte qualsiasi dubbio ed entrare nel flusso dei fedeli. Grazie. Quindi per favore sentite queste acque, lasciatevi rigenerare, lasciatevi guarire, fate dei bagni, vedeteci le erbe, sentite, lasciate aprire quel flusso delle acque, lasciatevi rigenerare, lasciatevi rinascere, datevi il permesso, avete tutto il diritto di essere qui e ora, avete tutto il diritto di ricevere tutto il meglio dalla vita, ognuno di noi, nessuno è escluso. Qualsiasi sia stata la nostra vita prima, abbiamo il diritto di essere, abbiamo il diritto di ricevere, abbiamo il diritto di sognare in abbondanza. Quindi, buona luna, buoni 13 giorni, grazie di avermi ascoltato, passo la parola a caro Montai. Grazie. Montai, hai un rumore in sottofondo come se avessi una radio. Ah, qua non c'è niente. Non c'è proprio. Quando accendi si sente un come se Aspetta. avessi la Aspetta TV che accesa.
Ora? Ci sento un rumore. La Non... luna rossa ti sta disturbando. Eh beh sì, deve creare un po' di... Beh sì, d'altronde qua giochiamo in casa, quindi io sono nato su questa luna, cioè su questa C'è anche onda. il completine del dragone, ragazzi. Esattamente, alla fine troviamo il drago cosmico, esatto, qui presente. Dunque, allora, che dire, oltre a quello che ha già detto Cinzia, cioè ha detto praticamente tutto, quindi mi sembra un po' di dovermi ripetere, comunque vabbè, vi dico qualcosa in più e anche un po' nella mia visione, versione. Ovviamente qui entriamo in una zona abbastanza delicata perché, diciamo, nelle cronache delle genesi dei vari castelli dello Tzolk'in entriamo molto sincronicamente e ovviamente non casualmente oggi anche nel Castello Verde, che è l'ultimo, che poi chiude tutto il modulo armonico e che combacia appunto con la caduta diciamo, dell'umanità nella perdita e nella deturpazione del femminile sacro, di fatto quindi della 13ª luna. Infatti qui entriamo nel castello dell'Incantare e dobbiamo tornare appunto alla matrice per recuperare appunto questo grandissimo sentire, questa grandissima essenza che è venuta a mancare causa dissonanza della frequenza appunto del tempo 1260. Quindi tutte le persone, me compreso, che sono nate su questa onda, ho sempre constatato hanno questa veramente ipersensibilità, come una specie di lente di ingrandimento che gli fa vedere anche troppo appunto da vicino tutto quello che è il mondo emozionale che non riusciamo ad esprimere perché vedendolo talmente da vicino ingrandisce poi ovviamente ulteriormente tutte le varie ferite interiori. Quindi questo fluire e questo pulire, diciamo guarire con l'aiuto della guaritrice, questo grandissimo carico che ci portiamo dietro, questa densità che a volte ci sobbarchiamo, che non proviene solamente come posso dire, dal quotidiano, dall'essere fatti in questo modo, ma ehm, proviene soprattutto e molto anche da situazioni e comunque, chiamiamolo così, karma che noi normalmente ci addossiamo ma non dovremmo accumulare, che fa parte di carichi di altre persone, ecco, magari anche antenati, oppure persone che ci stanno vicine e che quindi noi tendiamo più delle volte a ingigantire, ecco, a sobbarcarci di quello che non è nostro. Quindi questo grandissimo processo di pulizia delle acque vuol dire poi questo alla fine, vuol dire detossinare, quindi purificare tutto questo troppo sentire, troppo accumulo che fa sì che appunto queste acque diventino opache, diventino dense e noi non riusciamo più a comprendere e a capire esattamente chi siamo noi, cosa possiamo sostenere e quanto possiamo essere di aiuto anche, quindi a noi stessi soprattutto. E quindi il viaggio, diciamo, più o meno è questo qui. La luna poi riceve il suo conforto e aiuto dal glifo ovviamente del cane, che incontra poi subito esattamente domani, quindi nel giorno di sfida, non a caso anche qui molto sincronicamente, quindi nel tono lunare abbiamo questo cane che però è nella firma galattica della luna rossa l'aiuto primario, principale, quindi
uguale vorrebbe dire siamo noi stessi, cioè tutto quello che noi non vogliamo far vedere di noi perché fa troppo male persino a noi vederlo, dobbiamo assolutamente cercare di amarlo, accettarlo ed essere assolutamente appunto fedeli, come già diceva Cinzia prima, a noi stessi. Quindi solamente amando e quindi fungendo noi stessi da balsamo per queste ferite che sono troppo dolorose, che riguardano soprattutto molto, come dicevo già, il passato, oppure cose che ci attecchiscono, quindi è come, non so, mi viene fuori la metafora un po' della barca, no? La barca per andare avanti deve essere ben integra, no? Non deve assolutamente avere buchi, questi buchi emozionali che fanno entrare energie che ci fanno male e che non sono nostre, e quindi sporcano le nostre stesse acque, tutto quello che noi abbiamo di puro, ok? Che è poi quello che incontreremo alla fine dell'onda, che è il drago, che è la grandissima madre, la madre di tutte le madri, perché essendo il primo glifo noi proveniamo tutti da queste caverne, quindi che comunque metaforicamente sono l'utero e non solo, quindi insomma la metà, diciamo, l'archetipo del drago e della terra, ma bensì la terra come il ventre appunto della madre, la madre terra che partorisce noi stessi, e queste acque che si rompono devono poi andare a diciamo ammorbidire il terreno per far sì che noi riusciamo a camminare queste emozioni senza inciampare in noi stessi e in quello che fondamentalmente portiamo e siamo. Quindi questo cane ci aiuterà ad amarci, ad essere fedeli a noi stessi, a compatirci incondizionatamente, perché se no non riusciamo a progredire, a fluire lungo questo corso che dobbiamo intraprendere per arrivare là, arrivare a tornare come, come veramente di nuovo dentro quell'utero, però questa volta senza il bisogno della madre, ok? Quindi quel drago alla fine cosmico sarà colui o colei che ci farà da genitore e finalmente provvederà e nutrirà e darà sostentamento per la vita, per la nuova vita e la nuova nascita che portiamo poi fuori, perché noi nasciamo morendo a una, a una fase, diciamo, interna quando siamo dentro l'utero, e quindi per uscire di lì dobbiamo morire da quella dimensione per entrarne in un'altra. Questa è la vita, quindi non è altro che la morte, la stessa cosa, è un passaggio. Dopodiché vi devo spiegare appunto la sfida, che è importante come faccio di solito, e che è la tempesta, tada, tempestona blu. La tempesta infatti cosa fa? Aiuta a smuovere gli ostacoli, a smuovere le situazioni, a smuovere le incrostazioni di quel diamante di cui parlava prima Shams, perché senza appunto la turbolenza, senza le perturbanti e caotiche diciamo scuotimenti della tempesta non possiamo ottenere poi il risultato diciamo finale più alto della tempesta, che è l'arcobaleno, quindi i nostri doni, i nostri colori e quello che noi portiamo, quindi la tempesta e il caos che ci crea tutto attorno serve semplicemente a questo, serve per autogenerare la propria energia seguendo il proprio corso, e l'unica nostra influenza che da cui dobbiamo prendere è noi stessi, ok? La forza, perché questa è l'autogenerazione. Infatti quell'umano che sta alla base, all'occulto, ci dice poi questa cosa qua, ci dice che dobbiamo poi sviluppare una nostra saggezza per liberarci e fare le scelte giuste per noi, ok? Per progredire e diventare umani, quindi
umani nel senso di crescere, quindi crescere quel bambino che non si sente protetto, che si sente sempre comunque in balia perché assorbe e dopo alla fine non sa più a chi attaccarsi perché non sa più chi è, e questo dopo diventa un problema, ecco. E quindi quell'umano serve proprio a maturare dentro di sé questa grandissima saggezza, questa grandissima volontà alta di quell'umano cosmico che si riunifica al progetto quindi dell'anima e quindi può progredire. Quindi andiamo avanti in questa onda, poi come vi avevo detto domani incontriamo il cane, che è la grandissima sfida dell'amore, quindi quanto ci amiamo, quanto crediamo in noi, quanto riusciamo a comprendere quanto possiamo spingerci al di là del dolore e del sentire, ecco, profondo. E qui ci sarà appunto un po' da sudare, perché comunque essendoci nato questa è una grandissima lezione, è da imparare per persone così ipersensibili, o comunque in questo periodo bisognerà far fronte appunto a quello che portiamo, diciamo, quello che vogliamo e quello che amiamo. Dobbiamo assolutamente determinare quello per cui viviamo, cioè e qual è l'amore che veramente ci fa, ci crea stabilità, ecco, ci crea armonia con noi stessi. Questo era il tono lunare. Poi abbiamo la scimmia elettrica, che serve a riattivare la giocosità e la leggerezza del bambino, che assolutamente ha bisogno di riemergere, di tornare a giocare, di tornare a vivere, a scherzare e a illudersi che quella magia, che quella promessa, che tutto quello in cui noi crediamo profondamente potrà realizzarsi. Quindi noi cerchiamo appunto di vincolarci a questa immagine molto creativa che la scimmia, attraverso appunto il potere di Venere, ci dà quella spinta e quel carburante in più per oltrepassare il dramma e la pesantezza del troppo sentire, ecco, del non capire bene dove siamo, perché il troppo sentire dopo ci squilibra, ci disorienta completamente. Quindi dopo incontriamo l'umano autoesistente, che come già spiegavo ci aiuta, e nel tomo 4 infatti dà una forma e dà una sorta di aiuto nello sviluppare un progetto che segua una volontà superiore, quindi che vada al di là di tutto quello che alle volte ci viene imposto da circostanze, da situazioni, da persone che non vibrano nella nostra frequenza, e quindi qua sarà importante seguire ed essere assolutamente certi che la nostra scelta è l'unica che può fare la differenza per proseguire e per rinforzarci, ecco, per sentirci più forti, più audaci nel credere in quello che scegliamo. Poi abbiamo il viandante dei cieli rosso intonante, 213, e qui nella torre intonante appunto riusciamo a capire che siamo ora in grado di poterci muovere e spostare, quindi andando verso, portando appunto una nostra parabola, una nostra visione, una nostra profezia in una direzione differente, mai esplorata, e possiamo assolutamente essere certi e vigili sul percorso da intraprendere per appunto irradiare il nostro messaggio, e quindi crederci sempre di più
per muoversi e spostarsi e non quindi stagnare, rimanere sempre nella zona comoda, perché altrimenti non c'è assolutamente modalità di poter evolvere, diciamo. Poi dopo abbiamo il mago, col mago bianco ritmico, dopo aver esplorato e appunto esserci spostati, abbiamo esplorato nuovi luoghi, nuove situazioni, e possiamo assolutamente qui stabilizzare una certa modalità di ricezione e di riuscire a comprendere che ciò che riusciamo a immaginare può essere assolutamente realizzabile ed è assolutamente, come posso dire, quello che ci fa bene, ecco, quello che abbiamo sempre desiderato e vogliamo ottenere. Quindi dobbiamo trovare una sorta di uguaglianza fra quello che riusciamo a immaginare, sì, però anche poi come metterlo nella realtà, come farlo camminare, ecco, diciamo, sul sentiero, e come metterlo in un processo che diventi armonico, ecco. Poi dopo abbiamo l'aquila blu risonante, qua c'è il richiamo della mente a seguire la visione quella però che viene dal cuore, quella che viene da dentro, e solo così appunto poi la visione, quindi l'intuizione e la creatività riesce a prendere nuovi orizzonti e trovare proprio una nuova unità fra appunto la mente e il cuore e tutto quello che è il panorama esteriore. Quindi riusciamo qua ad arrivare dal profondo della visione nel profondo del cuore e trovare appunto questa sintonia che ci aiuterà molto a vedere oltre e ad ampliare appunto la mente, quindi il terzo occhio e ciò che ci arriva anche attraverso intuizione, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il guerriero giallo galattico 216, e qui facciamo appunto nostre tutte le esperienze che abbiamo appena attraversato lungo l'onda appena passata, chiusa proprio ieri. Quindi abbiamo capito che operando appunto per la luce e per difendere comunque un progetto più ampio che va verso un qualcosa di una bellezza, diciamo, un'armonia che ha oltrepassato, diciamo, questi confini della paura che ci tenevano bloccati. Ora qui utilizziamo queste armi che abbiamo ottenuto, che fanno parte poi del bagaglio della stella che abbiamo incontrato ieri, e quindi questi strumenti di bellezza e di armonia e di arte li utilizziamo e costruiamo e armonizziamo il nostro cammino con il coraggio del guerriero che ha oltrepassato quel ponte e quel grandissimo varco della paura, della fine, della morte, dei cambiamenti. Quindi andiamo avanti con il tono solare, che è la terra. Qua abbiamo la terra rossa solare, e qui c'è un grandissimo risveglio, perché la terra, poi come sempre diciamo prima di questa il viandante e poi dopo incontrerà in finale, in chiusura, il drago. Sono questi appunto angoli molto importanti, queste chiavi, diciamo, che aprono e aiutano il percorso per uscire, e quindi da questo tono noi andiamo verso l'uscita, risaliamo, e grazie e attraverso appunto questa
irrigazione, diciamo così, che abbiamo fatto e questa pulizia finora abbiamo attuato, riusciamo a risvegliare quei sensi ulteriori che non sapevamo di avere e che fanno sì che noi appunto diventiamo umani evoluti, quindi riusciamo attraverso gli elementi naturali, quindi il rispetto per la natura, l'ecologia e tutti i segni, diciamo, che Madre Terra ci offre e tutte, diciamo, le medicine che ci dà, qua possiamo utilizzare, possiamo assolutamente realizzare quanto possano esserci utili per comunicare appunto attraverso il linguaggio naturale e guarirci, perché poi si parla sempre di guarigione in questa onda, non dimentichiamolo. Dopodiché andiamo, quindi poi ovviamente risvegliamo la sincronicità e tutto quello che ha a che vedere con il recupero appunto di questa 13ª luna, e queste sono sì, solo poche di tutti, diciamo, diciamo, i gioielli, diciamo, i tesori che sono stati perduti, ecco, da dentro di noi e che dobbiamo tornare a recuperare. Poi abbiamo il tono 10 che è lo specchio bianco planetario, e qui abbiamo una grandissima manifestazione verso soprattutto quello specchio che è una riflessione, diciamo, molto profonda, quindi meditata, di quello che non sapevamo appunto di poter mostrare a noi stessi, di cui già un po' vi ho parlato prima, e quindi qui assolutamente vediamo in maniera molto nitida quello che normalmente si perdeva nel labirinto dei riflessi e delle mille sfaccettature che le persone e i labirinti delle situazioni ci portavano a perderci. Quindi qui assolutamente dobbiamo produrre e perfezionare e vedere esattamente e accettare e manifestarci per quello che siamo, quindi credendo sempre di più in noi, e dopo aver meditato molto appunto su chi siamo veramente. Poi abbiamo la tempesta, punto 11, tono dissonante, quindi della sfida primaria di questa luna come archetipo. Come già vi dicevo, qui dissolviamo e lasciamo andare quindi lo spettro dell'arcobaleno, come dicevo, quindi contenendo in maniera sana, diciamo, quindi non bloccante, ma bensì utile al proseguimento e al fluire appunto di questo veicolo, di questo avatar, di questa barca, chiamatela come volete, comunque questo nostro corpo, che adesso è sano, quindi è più leggero, è più limpido e scorre, e quindi tutto questo caos esterno che la tempesta ci ha aiutato a, come dire, a smuovere, a movimentare intorno a noi, ora può diventare appunto quell'arcobaleno, può diventare utile per far ritornare quel sole, poi quindi quella verità, quella luce che ci abbiamo dentro, quel diamante nel tono cristallo, non a caso qui casca il sole cristallo, quindi il cristallo che è la verità, è la sacralità, è esattamente l'illuminare in maniera limpida, quindi verso la cooperazione, nel senso di condividere la propria luce e quindi quelle doti e quelle occlusioni che sono diventate, che nel cristallo diventano raggi di arcobaleno, e possiamo assolutamente qui portarle allo scoperto ed emanarle in tutto il loro splendore e in tutta la loro verità, quindi intrinseca ed estrinseca, quindi uscire ed emanare quel sole, assolutamente, finalmente siamo pronti per brillare questa nostra verità.
Ed eccoci alla fine, arrivati, e qui mi auto ripartorisco, e questo dragone cosmico finalmente diventa madre di quel bambino smarrito che non sa più, non riesce più a, come dire, non riesce più a flettere, ecco, a fluire in quello che realmente è, in quello che realmente può portare anche di nutrimento, anche di aiuto agli altri. Qua scatta assolutamente proprio la resilienza, e queste ali di questo drago possono assolutamente innalzarsi leggere e capire che non abbiamo più bisogno in realtà di nessun altro che noi stessi. Quindi noi siamo i genitori di noi stessi, e finalmente quel bambino e quella ipersensibilità riesce a trovare un autosostentamento. Quindi è un grandissimo passo, ed è difficilissimo, perché io stesso quasi a 50 anni di età non riesco a capire ancora come questo sarà possibile, però attendiamo questo completamento del Castello del Destino fra 2 anni, e forse ci arriverò, insomma. Però ce lo auguriamo tutti, e lo auguro soprattutto a voi, perché questo è il percorso che ovviamente andranno un po' tutti a dover un po' appunto sentire e comprovare su loro stessi. Quindi questo è, quindi perseverare per quindi trascendere questo grandissimo dolore del distacco appunto da questa caverna, da questo utero, per ritrovare questa madre in noi stessi. Ecco, questo è perfetto. E quindi rinascere ed essere di autonutrimento. Benissimo, grazie mille. Adesso vi leggo anch'io il poema galattico nella mia versione, che recita: io sono il guaritore. In realtà si chiama la guaritrice, però vedi, alla fine va bene così. Io sono il guaritore, codificato dalla luna rossa. Il mio numero è il 9, il potere del tempo, del destino e dei cicli della vita. Da dentro le acque vivificate io emergo con il flusso universale, purificando tutto dentro la mia corrente sacra ed innalzando la vibrazione di ogni regno della natura. Io sono l'armonia dell'interezza e la rigenerazione della vita. Io sono fluida e fluente, unita alle fasi della luna. Io sono la regia dell'acqua che nutre la vita. Io sono la pioggia ed il torrente che fluisce e nutre le piante e le erbe che fioriscono. Nel mio sacro torrente si trova l'unità di tutti. Io sono incoronata dallo splendore rigenerante delle foglie, radici, semi e fiori. La supremazia della mente divina. Conoscere me ed il mio infinito potere di guarigione è mettere da parte ogni dubbio per entrare nella corrente dei fiduciosi. Perfetto. Grazie, Moonchild. Grazie a voi. Buon Pekin. Grazie. Fai bravo bambino, smetti di molla col bambino. Ce la possiamo fare. Esatto, sì. Vediamo di farlo crescere un giorno, crescerà. Questo Peter Pan, prima o poi. Peter Pan è meraviglioso, deve rimanere Peter Pan, no? Però godersi la vita. Però godersi la vita. Allora, tutto ciò cosa vuole dire? Tutto ciò che vuole dire nascita una guarigione per godervi veramente la vita. Cosa dire? Godetevi ogni momento, no? Quel consiglio che è arrivato alla fine di questo onorarvi è godetevi chi siete,
godete la vostra essenza, tutto quello Esatto. che siete è assolutamente perfetto così com'è. Quindi fate pace, non volete cambiare, accettatevi per quello che siete. Brava, Quindi esatto. buona onda della luna rossa e buon percorso a tutti e ci Anche vediamo alla prossima e grazie mille di mia. averci ascoltato e Grazie, buona full moon in Poisson proprio questa e notte. Blue Moon, anche qui esatto. l'equazione, diciamo che inizia la luna rossa e questa bella luna ci mette proprio, Congiunta come dire, il Saturno. peperoncino, il picanto sopra, no? Come si dice. E Tanto perché quindi non sentiamo abbastanza e quindi bisogna aggiungiamoci. sentire, se non spinge così siamo duri da sentire, invece bisogna È vero. sentire, lasciarsi avvolgere dalle emozioni, no? Nuotare dentro un mare di emozioni, senza giudicarci soprattutto, no? Quindi Esatto. un bacio e Buon buona serata, a ciao a tutti. te, Moonchild, ci vediamo alla Grazie, prossima. Ciao anche a a te. tutti, Ciao. buonanotte, ciao, Buona ciao, ciao, serata. ciao. Ciao, buona Ciao. onda.